Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche e romantiche per la seconda metà di giugno 2024. Abbiamo il Papa e la temperanza, ragazzi. Lo sento come un periodo leggero, se ve la devo dire tutta, perché con il Papa si parla di innalzare le vibrazioni, con la temperanza si parla di guarigione. Il Papa potrebbe anche rappresentare una guida, di questo periodo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e dell'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ok. Giudizio, 9 di coppe, re di bastoni, imperatore, la torre e regina di pentacoli. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' le carte così, poi vi farò gli esempi su i vari tipi di relazione, ok? Questa è una lettura principalmente per le relazioni romantiche, quindi nel caso abbiate già qualcuno in testa, sia che siano agli inizi, sia che siano consolidate, però parla diciamo di relazioni già esistenti. Se siete single o se volete vedere le stese per affetti e famiglia, sono già online, sono quelle a 3 scelte e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora ragazzi, partiamo da questo giudizio. Qui c'è come una sorta di comprensione. Il giudizio di solito è una carta di risveglio spirituale, è una carta... sì, sento come se fosse un periodo dove vedrete le cose da un'altra prospettiva, diciamo così. Andiamo a vederlo. Due di pentacoli e matto. E vi dirò che ho la sensazione che qui tirerete un po' le somme in questo periodo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Stella e ruota della fortuna. Voglio andare a vedere anche il re di bastoni. Allora abbiamo un 5 di pentacoli, questa mi è rimasta in mano, un 5 di coppe. E 4 di coppe. Allora, la sensazione che ho principalmente è che siate in bilico con una persona, cioè che non sappiate se andare o se stare. È come se le cose fossero un po' troppo tranquille, mi viene da dire, probabilmente anche per quello che c'è la temperanza, come se mancasse
Allora, per qualcuno è una tranquillità, nel senso che non succede mai niente, cioè è come vi posso spiegare? Sì, è un encefalogramma piatto, mentre per altri sono sempre le stesse dinamiche che si ripetono, cioè non cambia mai neanche in quel senso lì. È come se ci fosse una sorta di stagnazione dell'energia e c'è come il desiderio di un cambio, di nuovi obiettivi. Quindi ho come l'idea che da un lato abbiate questa sensazione del ok, ormai le cose sono così e c'è bisogno di, diciamo così, cambiare qualche cosa all'interno della relazione per smuovere le acque. E dall'altro lato ho come l'idea che allora, quello che dirò adesso, cioè nel senso, io dirò delle cose per voi e delle cose per l'altra persona. Tenete presente che in questo tipo di letture possono risuonare inverse, però ho come la sensazione che l'altra persona pensi di avervi perso. Amanti al contrario. Voglio andare a vedere questo imperatore. O comunque c'è un qualche cosa nel pensiero dell'altra persona che fa sì che anche lui o lei pensi che si fa fatica, che c'è come un qualche cosa da dover migliorare, smuovere, come se ci fosse un momento un po' di fermo. Allora, l'imperatore è spiegato dal mago, dal giudizio nuovamente, dal 5 di spade e dal 3 di bastoni. Allora, l'imperatore mi dice che comunque c'è una certa stabilità tra di voi, c'è una certa concretezza, c'è una certa voglia di fare le cose in un certo modo, forse c'è confusione sul nuovo obiettivo all'interno della relazione. Per qualcuno, se fosse per esempio, adesso vabbè farò poi gli esempi più specifici, però se fosse una questione di fare il passo successivo all'interno di una relazione già esistente da tempo, per qualcuno ci potrebbe essere il dubbio del ma io voglio figli, ma io voglio una famiglia, ma io voglio davvero creare un qualche cosa di stabile, di definito con questa persona. Andiamo a vedere la torre. Mm, la luna e la regina di bastoni. Sì, ho come la sensazione che ci siano certe paure effettivamente che blocchino, ehm, e qui lo rivedo un pochettino con questo 5 di spade, come se ci fosse della confusione. Tenete presente che la torre è la caduta dell'ego e il 5 di spade sono le lotte egoiche. Qui ho come la sensazione che potrebbero esserci delle discussioni o delle discrepanze, come vi dicevo prima, ci sono come degli alti e bassi all'interno della relazione che alla fine sono, cioè si creano per delle paure, per delle proiezioni. Le proiezioni potrebbero essere un sogno che voi pensate sia di entrambe e invece è solo vostro. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Quattro di pentacoli. E fante di bastoni. Sì, tutto sommato sento che comunque continuerete a stare in questa situazione o in questa relazione perché comunque ci sono delle basi. mm. Però è come se allora, tecnicamente non vedo troppa tossicità, però se voi foste in quel tipo di situazione sento che quello che ristagna sono sempre le solite discussioni, cioè si discute sempre per le stesse cose ed è un po' come se ci fosse bisogno di aria fresca in questo caso. Vi dico, c'è una bellissima ruota della fortuna, c'è anche la torre,
2 carte del giudizio, un mago, la stella, quindi ho come la sensazione che in qualche modo qualche sicurezza cadrà e potrebbero essere le paure, in questo caso io ho sempre avuto paura di fare quella cosa lì, boh, da oggi decido di affrontare la mia paura e di non aver più paura, per esempio, no? E poi abbiamo questa regina di bastoni che mi parla, ragazzi, in realtà mm, di qualcuno che crede di non riuscire a farcela se dovessero cambiare degli schemi di comportamento. In realtà può essere che la paura sia anche legata a quello. In realtà non è così, perché la stesa finisce con questa regina di pentacoli. Avete le caratteristiche, avete le doti, cioè vi sento come accudendo quello che già avete. Probabilmente, probabilmente devo dire che inizierete a vedere anche un pochettino di più per voi stessi cosa fa piacere a me, qual è l'obiettivo che vorrei raggiungere io, cosa mi fa sentire sicuro o sicura all'interno della relazione. Perché, ripeto, sembra quasi che l'altra persona sia ehm, tecnicamente è presente nella relazione, ma è come se ci fosse una sensazione di, ok, o faccio qualcosa o perdo perderebbe voi. Però d'altro canto anche voi non è che siete molto convinti, cioè è come se ci fossero delle dinamiche da cambiare. Vi dico, arriva la ruota della fortuna e la stella. Io qui ho come la sensazione che si può effettivamente fissare un nuovo obiettivo, cambiare le carte in tavola. La ruota della fortuna potrebbe essere una possibilità che si presenta. Per qualcuno potrebbe anche essere magari una vincita effettivamente in denaro o qualche tipo di aiuto che arriva in modo inaspettato e che dà un nuovo tipo di speranza. Vi dico, qui ci sono solo le paure che sono un po' da tenere sotto controllo, se vogliamo, da buttar giù, ecco. Allora, se siete in una relazione, vi dico quello che sento per primo. Appunto, relazione già esistente, ma con o continui alti e bassi oppure piattume totale. E qui c'è un attimo la domanda del effettivamente questa relazione è stabile nonostante gli alti e bassi o nonostante il piattume, è concreta, c'è la possibilità di andare avanti, magari non si sono ancora definiti gli obiettivi comuni, però devo dire che appunto c'è come un mettersi in gioco in questo caso, da parte vostra. Anche se secondo me questa situazione un po' così va avanti, diciamo questa situazione un po' indefinita, perché dipende da che parte state, però guardate, potrebbe venirvi bene effettivamente partecipare perché il Papa, allora, o parla di qualcuno che media, ma non sento che ne abbiate tanto bisogno. Più che tutto è come se aveste bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo all'interno della coppia. Potrebbe essere interessante fare qualche corso artistico per voi, potrebbe essere interessante stare in mezzo alla natura, magari andare a fare delle camminate, come trovare degli hobby nuovi che muovano il fuoco dentro di voi, la passione, l'energia. Vedo tanto il contatto con la natura, perché madre natura drena comunque, no? Le energie negative, quelle un po' stagnanti. Vi dico, voi siete come in una fase di valutazione, tipo cosa devo fare o come mi devo comportare, che cos'è la cosa migliore per me. C'era anche il tema del voglio figli, non voglio figli, voglio creare realmente una relazione con una persona così. E, scusate, c'è solo bisogno di un po' più di dinamismo perché io sento che le basi in questa relazione ci sono. E fate capire all'altra persona che state solo riflettendo su che cosa sia meglio prima di tutto per voi, effettivamente,
perché sento che l'altra persona è un po' demotivata, è un po', non so, ho come la percezione che non veda, potrebbe anche essere un po' seduta in realtà, pigra, magari è una di quelle persone che ha sempre bisogno di essere spronata, di essere, insomma, spinta. E, ed ecco, più in questo momento questa persona è così più per il pensiero che far qualcosa serva a poco, in realtà, ho come questa sensazione. Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi, perché devo dirvi che è una lettura un po' particolare. Se fosse agli inizi di una relazione, vi dico che le cose andranno molto bene. Se fosse una nuova conoscenza, ipotesi, ehm, devo dire che potrebbe anche essere, per qualcuno, potrebbe essere un ritorno dal passato, vi dirò, e potrebbe non essere male. È come se ci fosse una sferzata di energia, devo dire. Ecco, probabilmente quello che penso io è, se una persona l'ho lasciata perdere in un passato, anche se adesso non mi ricordo il motivo, sicuramente ce l'avevo in quel momento ed era un motivo valido. Perché qui ho come la sensazione che nonostante sembri una cosa diversa, in realtà poi non so se lo sia tanto. Se appunto è una persona nuova, insomma, che state conoscendo da poco, ehm, devo dire che ci sono delle buone basi, cioè è come se fosse un'ottima compagnia, c'è tanta vita sociale, devo dire, tanta vita sociale, e però sento come un po' di paura da parte vostra proprio nel mostrarvi in pubblico già con questa persona come una coppia, ipotesi, no? Ehm, Se foste in una coppia ni, cioè non ben definita, ecco, qui è il momento dove sento che state pensando se vale la pena continuare oppure no. Se vale la pena tenere quello che avete, portare pazienza perché siete della linea di pensiero che poco è meglio di niente, oppure se effettivamente è ora di dare una ventata di aria fresca e ributtarsi nella mischia dei single. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Tempo prezioso. Tempo prezioso e tentazione, che io sento molto questa carta associata con il diavolo e in effetti qui c'era quella tentazione. Allora, questa fatina dice di sperimentare ogni momento della vostra vita in modo pieno e di fare della tua presenza tempo prezioso. E dice di essere coscienziosi, diciamo così, sul non sprecare né il vostro tempo né quello degli altri. E poi abbiamo la carta di tentazione. Sei tentato circa qualche cosa di poco sano, un'abitudine magari, questa fatina vi invita, che poi è un fato perché è un maschio, non so se si dica, però comunque vi invita a oltrepassare questa tentazione. Ecco perché l'innalzare le vibrazioni, perché c'è come molta sacralità, no? La temperanza è una carta che parla di angeli, qui abbiamo il Papa. È un po' come dire elevate le vostre vibrazioni e insomma bypassate, mi viene da dire, vedendo queste due carte qui. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Se comunque il video vi è stato di aiuto, vi è stato di ispirazione, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Se volete sostenere il canale potete fare una piccola donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail per fissare una sessione. Nel caso invece vogliate andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Io
Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!